Buongiorno, quest'oggi facciamo una chiacchieratina un po' curiosa e tra l'altro vi chiedo il permesso di poter condividere con voi una piccola soddisfazione personale. Voi sapete che a fine giugno, ve lo ricordate, il Pentagono ha fatto quella famosa disclosure al Congresso americano, nel corso della quale appunto ha messo a disposizione insomma tutta una serie di dati, non tutti, ovviamente perché una parte è rimasta segreta, ma tutta una serie di dati relativi a quelli che adesso chiamano UAP, cioè fenomeni aerei non identificati, non li chiamano più UFO. E questi fenomeni aerei non identificati, ovviamente l'aspetto interessante è che finalmente, l'avevo già detto, è finito il periodo del negazionismo ad oltranza. Adesso li hanno, come si usa dire, sdoganati, cioè hanno detto che sono veri, che questi filmati della Marina Militare sono autentici, che sono oggetti che quindi sono reali, che purtroppo non si sa da dove arrivino, a chi appartengano, chi li abbia costruiti. Si sa che si muovono nell'aria e si muovono nell'acqua violando apparentemente tutte quelle leggi della fisica che noi conosciamo, e quindi in sostanza hanno detto esistono ma non ne sappiamo nulla, quindi possono teoricamente costituire anche un pericolo per la sicurezza nazionale. E quindi questo, come avevo già detto in video precedenti, insomma apre una era di nuove domande. Ma tra quegli oggetti, diciamo così, considerati, definiti finalmente reali, ce ne sono alcuni, a parte che ci sono i triangoli neri di cui molti si sono lamentati per il fatto che il Pentagono non ne ha parlato, ma poi ce ne sono alcuni in particolare che sono stati chiamati Tic Tac. E la cosa com'è nata? È nata dal fatto che un veterano della Marina Militare Americana, Kevin Day, il quale aveva visto questi oggetti, li aveva catturati con il suo radar, li aveva descritti, ma per lungo tempo lui è stato deriso, lui è stato messo da parte. Questa sua descrizione, tra l'altro, gli è costata molto anche dal punto di vista della carriera militare, che insomma ha subito pesanti ripercussioni. E lui stesso dice che ciò che ha subito lui ha fatto sì che probabilmente anche altri che li hanno visti in realtà poi non ne abbiano parlato proprio per timore di subire le stesse ripercussioni. E lui li aveva visti sulla costa ovest al largo di San Diego e li aveva chiamati Tic Tac proprio perché ricordano la forma della famosa pastiglietta, e quindi ha fatto anche tra l'altro una grandissima, anche se non voluta, indiretta pubblicità. Adesso, dopo questa disclosure, che quindi ha, come dire, dichiarato reali questi avvistamenti, lui ha chiesto anche le scuse ufficiali al Dipartimento della Difesa americano per tutto quello che ha subito in questi anni. Ma la cosa interessante è la piccola soddisfazione che voglio condividere con voi riguarda la Bibbia, ovviamente, che è il mio tema. Perché? Perché nella Bibbia c'è un libro del cosiddetto profeta Zaccaria. Questo Zaccaria ha agito, cioè parlava, insomma esercitava la sua funzione nel 500 avanti Cristo. Ed è il suo libro viene un po' paragonato al libro di Ezechiele per una serie di motivi, un po' perché è scritto in modo autobiografico, un po' perché lui è molto preciso, molto minuzioso anche nel tentativo di dare delle date che quindi addirittura consentono di collocare certi avvenimenti tra il 520 e il 518 avanti Cristo. E poi lui è, assieme ad Ezechiele, direi l'autore biblico che più di ogni altro parla di oggetti volanti.
Diciamo che il suo libro è diviso sostanzialmente in due parti. Il capitolo dall'1 all'8 è la parte più considerata più autentica. Poi i capitoli invece che vanno dal 9 alla fine addirittura fanno pensare al fatto che siano stati scritti molto tempo dopo, tant'è che si parla addirittura di un secondo Zaccaria e di un terzo Zaccaria, e questo mi ricorda quello che già vi ho raccontato sul profeta Isaia, no? Di cui si parla di un Isaia, di un deutero Isaia, di un trito Isaia. Ma la cosa che ci interessa è che la parte considerata dagli studiosi più autentica è la prima, ed è quella che contiene le sue descrizioni degli oggetti volanti, e lui ne descrive di vari tipi. Ecco, quindi la così piccola soddisfazione, o grande, insomma, che voglio condividere con voi è questa. Io ho scritto questo libro, il libro che cambierà per sempre le nostre, parlando anche delle mie ovviamente, nostre idee sulla Bibbia, nel 2009. È stato pubblicato come prima edizione nel 2010, e in questo libro ho parlato, tra tanti altri argomenti, anche di Zaccaria e delle descrizioni degli oggetti che lui ha visto. Tra l'altro forse avete, qualcuno di voi, anzi sicuramente ha visto quel video nel quale io mi trovo a dialogare con l'astrofisico, il professor Avi Loeb dell'Università di Harvard, il quale sta mettendo in piedi un progetto che si chiama Progetto Galileo, perché ha lo scopo di dimostrare l'esistenza di questi oggetti volanti attraverso le immagini, quindi andando proprio nello specifico a far vedere. Questo mi fa venire in mente l'importanza della minuziosità con cui Zaccaria ha descritto ciò che ha visto. Quindi direi che purtroppo Zaccaria non aveva macchine fotografiche, Zaccaria non aveva radar, e quindi abbiamo la sua testimonianza scritta. Ma direi che insomma le parole di Zaccaria, la precisione con cui lui ci racconta ciò che ha visto, veramente mi ha fatto venire in mente ciò che ha detto il professor Loeb quando parla della necessità appunto di vedere per documentare. Ecco, Zaccaria quindi nella prima parte del suo libro, quella che ho detto prima è considerata più autentica, ci parla di oggetti volanti. E nel 2009, quando io ho scritto questo libro, ho fatto realizzare anche un disegno di uno di questi oggetti volanti, che lui ha descritto minuziosamente, dandone anche le misure, sia la lunghezza che la larghezza. E ciò che viene fuori da queste descrizioni, che ripeto, purtroppo non sono fotografie, quindi possiamo soltanto ipotizzare, è esattamente questa figura qui. E questa figura qui è esattamente un tic-tac. Ora, mi ha fatto immensamente piacere vedere queste immagini catturate dai radar della Marina militare americana, che hanno identificato, che hanno colto questi oggetti che sono poi stati chiamati tic-tac per la loro forma. Mi ha fatto molto piacere vedere che sono stati considerati reali, e mi ha fatto molto piacere il fatto che nel 2009, cioè ormai 12 anni fa, io abbia fatto realizzare questo disegno proprio sulla base delle descrizioni minuziose che ne ha fatto Zaccaria. Quindi a questo punto direi, visto che abbiamo finalmente sdoganato la realtà di certi oggetti volanti, dichiarandone anche la non conoscenza, cioè per esempio su questi tic-tac la descrizione comprendeva il fatto che non avevano apparentemente delle porte, non avevano palesi sistemi di propulsione, non emettevano rumori, quindi anche lì c'era una descrizione precisa. Qui Zaccaria si è limitato a darne una descrizione dal punto di vista formale, esterno, e tra l'altro nella figura, vedete, io ho fatto anche realizzare
qui due torri metalliche perché Zaccaria ci dice anche che nel corso di queste sue esperienze con questi oggetti volanti ha visto due montagne metalliche, cioè due torri metalliche, dall'interno delle quali si staccavano e partivano quattro oggetti volanti che andavano in quattro direzioni diverse. Però rimaniamo al tic-tac, perché di questo si tratta, cioè mi pare inequivocabile, e quindi direi, visto che abbiamo sdoganato i tic-tac moderni, io direi che finalmente possiamo anche provare a sdoganare i tic-tac antichi, nella fattispecie il tic-tac biblico, sempre naturalmente facendo finta che, ma con molta serenità e sapendo che adesso lo possiamo effettivamente fare. Grazie, ciao e alla prossima.